Mi hanno fatto una proposta indecente. Sì, proprio una proposta indecente. Però non mi hanno offerto $1 milione come aveva fatto, com'è che si chiama, Robert Redford a... Come si chiamava il tipo? Woody Harrelson, che era l'attore che interpretava il marito di Demi Moore, che era poi l'oggetto del contendere, perché Redford in una discussione a tavola praticamente li ha incastrati per vedere qual era il loro... li ha messi alla prova, ecco, diciamo, fino a che punto tu terresti in piedi il muro della tua integrità. $1 milione per una notte d'amore con Demi Moore, che era poi la moglie nel film del marito, quella lì, capito? E quindi bisogna vedere se tu dici no, l'onta non potrebbe essere mai lavata, oppure, come dicono a Ferrara, una lavata e una asciugata non par neanche druada. Non te la sto a tradurre perché al limite lo chiede un'intelligenza artificiale di tradurtela. E lì si sono aperti dei temi molto pesanti che vanno nel profondo dell'essere umano. E a me la proposta indecente è arrivata da John. No, non è stata Demi che ha fatto una proposta indecente a me, non accadrebbe mai. È stato John che mi ha detto: senti, quanto vuoi per clonarti la voce? No, in realtà non mi ha detto così. In realtà John mi ha scritto 3 volte. Allora, prima mi ha scritto andando sul mio sito, ha preso la mail dal sito direttamente, perché la mia mail non ce l'avrebbe avuta in altro modo, e lì mi ha mandato questa prima lettera in cui mi chiedeva e mi diceva delle cose. Non del tutto specifiche, le specifiche sono arrivate dopo. Io però non gli ho risposto, quindi ha riscritto un'altra mail dicendo: guarda, mi rendo conto che probabilmente è finita nello spam, e quindi ti scrivo un'altra volta, e mi ha ripetuto la mail a cui non ho risposto per la seconda volta. Allora, non contento, è andato su Bodalgo, mi ha trovato e mi ha mandato una mail direttamente da Bodalgo dicendo: ma se finisce nello spam la roba mia direttamente, Bodalgo sarà nell'antispam, quindi da lì la vede la mail. E io infatti ho visto anche la terza mail. A questo punto ho deciso di rispondergli: attenzione, la proposta indecente non l'ha fatta sicuramente solo a me. Perché? Perché lui sta facendo da agente reclutatore per un sito che si chiama Murph AI, che lui ritiene essere meritevole perché hanno le voci più belle fra quelle clonate che ci sono in circolazione adesso, a suo parere. No? Poi le ascoltiamo, così ci capiamo meglio. È inevitabile parlare di questa roba, purtroppo. Tutti i giorni ne arriva una, quindi... Perché stanno facendo un reclutamento così massiccio di persone, professionisti in modo particolare? Quindi sarà arrivata probabilmente anche a te una mail di questo genere da parte di queste aziende. Alcune direttamente te lo dicono, altri non sai esattamente su che portale andranno. Allora, bisogna distinguere. La prima cosa riguarda l'intelligenza artificiale probabilistica, come funziona, quella del text to speech che stiamo vedendo, no? In pratica devono creare dei bacini con delle probabili risposte corrette alle domande che la macchina gli farà. Cioè, se la macchina deve generare un testo, è una domanda che farà è: cosa metto su questo testo? E lui dice: probabilmente questo tono va bene. Quindi queste parole e questo tono vanno bene, probabilmente. È probabilistico il sistema, no? E quindi va a generare un suono probabilmente adatto a quel tipo perché fa un confronto tra il suono originale, se c'è, nel caso del doppiaggio online dove dai il video e ti sputa fuori un video tradotto, e invece nel caso del testo quel tipo di parola lì, quel tipo di espressione di solito viene detto in questo modo, quindi va a prendere una cosa che probabilmente si appoggia bene a questa cosa. Per questo devono creare dei banchi dati. Ogni azienda
ne creerà uno suo. Non è che si sono comprati l'intelligenza artificiale, hanno fatto un sito e c'è già tutto il magazzino con tutti i dati dentro. No, tutti questi metadati devono essere inseriti. Ogni azienda inserisce i suoi. Ecco perché c'è un reclutamento continuo. Allora, la cosa che mi può far piacere da questo John è che mi dice dove vuole mettere il clone della mia voce, no? La vuole mettere su Murph AI. Poi ne arrivano tantissimi altri che però non ti dicono dove la vogliono mettere. È un generico per allenamento intelligenza artificiale. Queste aziende pagano per avere il clone della tua voce e vogliono almeno un'ora di audio, non di più, non di meno, ma non di più. E a volte vogliono anche il video, perché con il video, un quarto d'ora di video gli consente di vedere come si muove la bocca, qual è l'espressività del viso, che poi loro potranno appiccicare sui vari sistemi informatici con gli avatar e tutto il resto. Dicevo, perché un'ora di audio? C'è una ragione tecnica, credo, mi sembra aver capito che sia questa. Cioè, essendo probabilistico, deve avere una serie di probabilità che quella frase venga detta in quel modo limitata, perché se ha troppe probabilità, di fatto molte potrebbero essere sbagliate. Anzi, molte saranno sbagliate, troppe potrebbero essere sbagliate, quindi deve avere un banco di probabilità molto probabili. In questo caso la macchina, non essendo intelligente, non conoscendo, non sapendo che cosa sta facendo, può fare solo delle statistiche e dire allora quello che probabilmente si avvicina a quello è questo pezzo, e allora gli dà quel tipo di suono. Questa è la ragione per cui non c'è questa espressività. Poi ti possono chiedere delle cose particolari per aggiungere delle probabilità in più, ma si è già capito che questo tipo di sistema, cosiddetta intelligenza artificiale, non è molto intelligente e ha il limite dell'eccesso delle probabilità. Quindi un'ora di audio non solo è sufficiente, ma è esattamente il limite. Oltre quello, il sistema andrebbe nei pazzi, impazzirebbe. Quindi questo abbiamo già capito che c'è un enorme limite. Ma venendo ai soldoni, quando ti arrivano questi casting puoi vedere due tipi di approcci. Uno, non ti dicono dove andrà, quindi quale sarà l'azienda che utilizzerà questo, e quindi loro probabilmente sono dei cacciatori che prendono questa roba, la tua voce, la archiviano e poi la vendono a loro volta a qualcuno. Ok? Può essere venduta anche a più aziende. E questo è il fatto, perché infatti John, nella sua proposta indecente, non mi ha detto la vendi a me e non la vendi a nessuno, non c'è un'esclusiva. No, io prendo la tua voce, ti pago anche una percentuale sul tuo avatar, e questa è la proposta indecente, sta in questo, per avere una voce con il tuo timbro, il tuo modo di parlare, tra le mie voci artificiali. Quindi ti pago inizialmente il tuo lavoro, mi ha offerto $1.600, no? Poi il 20% di tutto ciò che il mio avatar sarà in grado di guadagnare. E qui ha detto, qui farai l'operazione di guadagnare mentre dormi. Cioè, in pratica ti hanno fatto la proposta indecente, tu dormi mentre fanno le cosacce e poi quando ti svegli hai comunque guadagnato qualcosa, capito? Questa è la sua proposta, cioè proprio vista così in soldoni, mentre molte altre proposte che arrivano semplicemente ti offrono una cifra, $500, $600, eccetera, ti fanno lavorare per un'ora, dici no, non vorresti guadagnare $600 in un'ora? Sì, ma poi quella roba che io ti do, tu dove la mandi? La domanda che quasi nessuno si fa, cioè a chi la vendi? La userai una volta sola? Perché in questo caso io la uso una volta sola, se dovessi accettare una proposta di questo genere, su questo sito. Ma se invece voglio venderla anche a qualcun altro, a questo punto il mio approccio sarà di andare dall'altra azienda e dire Senti la mia voce? Io sono un professionista. Io so fare questo lavoro. Ti piacerebbe avere un avatar con la mia voce? Ti vendo un'ora della mia voce e voglio le percentuali su quello che farai dopo. Ecco, chi ti fa una proposta di questo genere, decisamente, è più onesto. Guarda, Ecco qui il sito di intelligenza artificiale con all'interno altre intelligenze artificiali.
Il sito in questione è questo qui, contents.com, e per trovarlo ci basterà andare su Google, cercare contents.com e cliccare il primo link. Ed ecco qui il sito web, genera contenuti 10 volte più velocemente. E uno potrebbe chiedere, sì, ma perché questo e non un altro sito? Perché, come dice il nome, qui creiamo totalmente il contenuto da zero. E quindi cerchiamo l'argomento di tendenza con l'intelligenza artificiale, scriviamo direttamente un post sempre con l'intelligenza artificiale, creiamo l'immagine sempre con l'intelligenza artificiale, tutto all'interno, e non ho detto tutto quello che si può fare, ma andiamo a vedere. Però lui non l'ha fatto con l'intelligenza artificiale. Comunque. E quindi una volta all'interno del sito ci basterà cliccare prova gratis. Clicchiamo. Una volta che ci siamo registrati, ecco qui la nostra interfaccia che avremo a disposizione. Come si può vedere, possiamo fare veramente tantissime cose. Possiamo capire quali sono i trend del momento, migliorare le prestazioni del nostro sito, utilizzare i chat con l'intelligenza artificiale, scrivere con l'intelligenza artificiale, disegnare, audio e molto altro. L'obiettivo in questo caso è creare un post accattivante. E sentite qua il mio piano malefico. Il mio piano è andare sui trend per capire un argomento interessante, per poi scrivere un post con l'intelligenza artificiale, per poi creare un'immagine super. No, aspetta. Allora, tu non hai un c***o da dire, quindi cerchi trend, fai scrivere all'intelligenza artificiale che andrà a pescare in mezzo a tutto il web gli argomenti, creerà un testo e... L'obiettivo è quello di creare un post che segua una scia di un trend e quindi che abbia molte possibilità di funzionare. Esatto. Ok, basta parlare, andiamo a fare. E quindi andiamo su trend, successivamente scegliamo la tipologia di trend, abbiamo tante opzioni ma noi sceglieremo trend globali. Clicchiamo, attendiamo il caricamento. Sì. Ed ecco qui i nostri trend globali. Al primo posto abbiamo Fagioli, secondo posto Carlos Alcaraz e così via. Calcio. Come possiamo vedere, Fagioli è stato nominato più di 100.000 volte. Calcio. E ora che sappiamo di cosa parlare, andiamo a creare un bellissimo testo. E quindi ci basterà andare su AI Writer. Andiamo a creare un bellissimo testo? Cioè, non lo scrive lui, non sa il di cui deve parlare però. Attendere il caricamento. Ed ecco qui tutto quello che possiamo fare: annunci Facebook, didascalia Instagram, generatore di hashtag, social media post, titoli per Facebook, la sezione del blog. Come? E se scorriamo possiamo vedere generatore di paragrafi, storie creative, articoli SEO, c'è veramente di tutto. Email di benvenuto, elenchi puntati, descrizione di un video, sintesi di un sito web. Nel mio caso vado a scegliere didascalie su Instagram. Ok. Una volta cliccato, ecco qui la nostra interfaccia ci chiede sia il titolo che l'argomento. Sì. Nel mio caso ho scritto quanto è importante comportarsi con eticità nello sport. Ovviamente diamo un po' più di contesto qui. Diamo un po' più di contesto. Quindi quanto è importante. Quindi quando tu sfogli e trovi questi video che sembra che parlino di cose importanti. Successivamente scegliamo lingua, creatività e tono di voce. Creatività. E poi clicchiamo genera testo. Clicchiamo, attendiamo il caricamento. Ed ecco qui i nostri 3 risultati. Quello che più mi piace è: Ehi sportivi, il gioco pulito paga sempre ma le scorrettezze non passano inosservate. Ha inserito anche gli hashtag corretti. Onestà nello sport. Molto bene. Molto ed bene. infine clicchiamo AI Art per creare la nostra immagine. Clicchiamo. Abbiamo 3 opzioni, ma noi sceglieremo da testo e immagine. Sì. Clicchiamo. Inseriamo nome, descrizione e stile. Come nome ho inserito calciatore sportivo, descrizione: il calcio è uno sport per onesti, e come stile scelgo illustrazione. Possiamo scegliere, se non vogliamo qualcosa nella nostra immagine, la risoluzione e quante immagini vogliamo. Ok. Nel mio caso voglio 4 opzioni e clicchiamo genera immagine. Ed ecco qui le nostre 4 immagini e qui abbiamo quella che scegliamo. Roba mai vista. Ed infine ci basterà semplicemente pubblicare il nostro post. Cioè, in pratica, non hai argomenti, vai a guardare quelli che sono più di tendenza, generi o una frase a capocchia, così, non sai di che cosa stai parlando, non hai un'idea tua, la fai generare in automatico tra tutte quelle che sono presenti, miliardi e miliardi sul web. Beh, però ti fanno il 50% di sconto e così potrai pubblicare anche tu una delle tante miliardesime cazzate che vengono pubblicate online con l'intelligenza artificiale. E probabilmente questa roba qui ha anche un sistema per generare la voce e quindi potresti trovare una voce artificiale che dice le cagate che questo giovanotto ha deciso di pubblicare con il 50% di sconto attraverso questo malefico sito. Parliamo di John, che mi ha fatto questa bella proposta. Io gli ho fatto una serie di domande per capire, diciamo, fino a che punto arrivava la sua proposta.
la sua proposta non mi obbliga di fatto a rimanere con un unico produttore, quindi io non vendo il mio clone in esclusiva, posso venderlo a chi voglio. Ripeto, a questo punto John è stato molto onesto perché mi ha detto: io compro la tua voce, ti verrà pagata una certa cifra e poi avrai anche le royalties sull'uso della tua voce. Accidenti. Ora, non so quanto saranno, perché dobbiamo parlarci chiaramente, le voci italiane su questo sito al momento sono veramente scadenti e non so quante persone in realtà in Italia utilizzeranno sistemi di questo genere, però ce ne sono già parecchi in circolazione, può darsi che questo prenda piede e mi darebbero il 20%. Ma il 20% di quanto? Di $5, perché più o meno la media è quella. Vabbè, non facendo niente, ce ne vogliono migliaia di questi tipi di clonazione affinché io da $5 possa prenderci uno stipendio che mi consenta di mantenere la mia famiglia. Perché infatti gli ho detto: ma senti, non so di quanto stiamo parlando, perché se io potessi mantenerci la mia famiglia e dilettarmi nelle cose che più mi piacciono anziché lavorare, non lo so, farei probabilmente sì, mi farei clonare, cioè a quel punto lì, altro che il milione di dollari, anch'io andrei a letto con Robert Redford, per dire, no, è solo un'ipotesi così. Ma lui mi ha detto: no, guarda, non diventerai ricco, al massimo lui mi ha detto che all'inizio potrò prendere $2.700, quindi questo mi offre, che però non è quella la cifra, perché poi andando avanti si scopre che non è esattamente quella, più royalties, spiego maggiori dettagli in seguito. E se io al momento sto ricevendo, lui dice, $140 al mese mentre dormo. Lui è Ugo, se vai a cercare la sua voce, lui è Ugo con l'H, e con quella voce lui prende circa $140 al mese. Non so quanto venga usata la sua voce, ma con il 20% di $5, voglio dire, hai voglia. Sai quante parole deve dire il suo clone affinché funzioni? Ma lui sta continuando comunque a lavorare, perché dice: non è che poi smetti di lavorare, tu c'è il tuo lavoro, poi c'è questo clone che non ha la tua foto, non ha il tuo nome, ma usa solo la tua voce, quindi se la tua voce a questo punto diventa un di più che tu puoi utilizzare su questa piattaforma. E perché dice ci sono queste piattaforme, perché non, cioè ti chiedo direttamente la tua, perché ogni piattaforma di AI ha la sua versione del software, cioè hanno l'architettura software, diciamo, per il funzionamento, ma i dati che deve andare a pescare, le immagini piuttosto che le facce, piuttosto che le voci, se le devono creare, devono farsi un database, quindi loro vanno a cercare le singole voci per creare la loro versione artificiale e poterla poi vendere. Perché altrimenti uno dice: ma quante cavolo di allenamenti devi fare? Ognuno deve farsi il suo, capito? È chiara questa cosa, no? Quindi questo ti dice anche che quando vedi un casting per allenamento intelligenza artificiale e non è espresso chiaramente di quale azienda stanno parlando, cioè l'allenamento artificiale di che società, è generico, vuole dire che stanno comprando da te un audio con delle caratteristiche particolari che serviranno poi alla macchina per allenarsi, ma non è l'intelligenza artificiale assoluta, no, è quella di qualcuno. Quindi questi fanno una collecting di tante voci e poi se le tengono in magazzino e poi vanno da queste aziende e gli dicono: io ho 50, 60, 80, 100 voci che ho pagato, per cui ho comprato e adesso detengo i diritti e che vendo a te se vuoi. Quindi loro rivenderanno la tua voce, perché tu, se hai partecipato a questi casting per la clonazione dell'intelligenza artificiale, tu stai cedendo i diritti dell'uso della tua voce e di quello che hai fatto del tuo lavoro a un'azienda che poi li venderà ad altre aziende che pagano di più, che devono anche pagare probabilmente delle royalties per ogni singola voce che andranno ad acquistare. Se non lo faranno direttamente da te, lo faranno da qualcun altro. Hai capito il meccanismo? Quindi quei casting che vedi, vuoi guadagnare $600 per un'ora sola di lavoro? Che cosa c'è dietro? C'è questa cosa qui. Loro archiviano tutte queste voci che partecipano e poi, una volta che ce le hanno, queste voci le andranno a vendere a più di un singolo produttore. Se lo vorrà avere in esclusiva, questo pezzo di hardware, di software che tu gli hai generato,
costerà una cifra, se non lo vogliono in esclusiva costerà meno, ma e lo può vendere a più persone. Questo ti dice perché molto spesso senti la stessa voce ripetuta in tanti software, perché chi ha fatto la clonazione di quella voce poi l'ha venduta a più aziende, ok? Ogni azienda si deve comprare il suo parco voci. Vabbè, i miei dubbi su questo sistema, cioè sulla proposta che ha fatto lui, sono di tipo etico, principalmente, te lo dico sinceramente, ed è una scelta la mia che potrebbe non essere condivisa da tante persone, perché potresti dire: ok, qual è il tuo problema? È che pensi che poi dirai delle cose sbagliate, che non vanno bene, che non sono affini alla tua etica? Sì, anche. Dice chiaramente John, guarda, ci sono dei filtri su Murphy in modo che non si possano inserire discorsi di odio e roba di questo genere, però un discorso di odio può essere fatto con parole d'amore, cioè non significa assolutamente nulla. Poi al di là di quello, il mio clone potrebbe essere usato per vendere a mia mamma, per esempio, delle cose assolutamente inutili, no? Ci sono un sacco di truffe in giro online fatte con voci clonate e a questo non possono porre rimedio assolutamente alla disonestà della gente, quindi di fatto farmi clonare per poi essere disponibile a chiunque, anche se non sono io. Mi sta un po' su. Lui si è tolto dall'impiccio dicendo: beh, però non è una mia responsabilità se la gente userà la voce clonata per fare cose sbagliate. Io ho solamente prestato la voce a un sistema, poi è solamente un mezzo, ognuno può utilizzare il mezzo come gli pare, come uno che produce coltelli. Non è che li produce perché la gente vada in giro ad accoltellare gli altri, li produce perché il coltello è semplicemente un attrezzo molto utile e che ci serve, esattamente come un accendino. Puoi dare fuoco a qualcosa, così come puoi semplicemente accenderti il camino di casa, hai capito? Là dove è possibile ancora accendere il camino di casa. Però resta il fatto che non ci vedo, non la vedo granché bene, però è una scelta mia. La tua potrebbe essere completamente diversa e potresti essere d'accordo e dire: beh, insomma, se comincio a vendere il clone della mia voce a destra e a manca, non ci metto la mia foto, non ci metto il mio nome, c'è una voce che è simile alla mia, poi ce ne saranno 1000 di voci simili alla mia, d'accordo? Quindi io non c'entro assolutamente niente. Sono punti di vista, no? Ma andiamo a vedere, anzi a sentire come suonano le voci che attualmente sono su questo sito. Per esempio, Nicola, femminile, definita come pro, middle aged. Ciao, sono Nicola, vengo dall'Italia. Il mio stile è semplice e colloquiale. Funziona molto bene per presentazioni e video esplicativi. Sono noto anche per essere tranquillo e credibile. Sono noto. Se stai cercando una voce italiana affidabile, prova la mia voce su Murph Studio. Murph Studio. Ecco, qui per esempio c'è già il primo errore che gli stessi che hanno caricato, quindi Murph.ai, manco a pronunciare, l'ho chiamato Murph, perché in italiano si pronuncia Murph, ma in realtà il suo nome è Murph. Quindi quante saranno le parole che questa voce sbaglierà, e poi ha sbagliato anche il genere. Comunque, Lucia. Ciao, sono Lucia. Sono una voce italiana affidabile, nota per essere calda e credibile. Se stai cercando qualcuno che possa spiegare le tue idee, presentare il tuo business o anche narrare le tue presentazioni, prova la mia voce. Ok, poi c'è... Questi sono quelli pro, i cosiddetti pro. Ciao, sono Raimona. Sono una delle voci italiane amichevoli e riconoscibili di Murph Studio. Se ti serve una voce tranquilla e professionale, posso fare anche questo. Per aiutarti a personalizzare la mia voce secondo le tue esigenze, supporto anche alcune funzioni di styling. Quindi questa, per esempio, ha probabilmente registrato dei pattern aggiuntivi con gli stili, quindi può fare delle cose un pochettino più elaborate piuttosto che questo sistema, diciamo, questo modo di parlare molto meccanico, perché nonostante tutto resta meccanico. Leonardo, per esempio. Ciao, sono Leonardo. Sono una delle voci italiane amichevoli e riconoscibili di Murph PH Voice Studio. Se ti serve una voce tranquilla e professionale, posso fare anche questo. Murph PH... Com'è che hai detto? Ciao, sono Leonardo. Sono una delle voci italiane amichevoli e riconoscibili di Murph PH Voice Studio. Perché il sistema di traduzione, evidentemente, ha trascritto Murph
non ha scritto MURF, ma PH, perché dall'inglese... Vabbè, questo ti dice già un sacco di cose su... Questi sono i demo che sono sul sito, quindi... Ciao, sono Giovanni. Sono una delle voci italiane professionali di Murph Studio. Sono conosciuto per la mia capacità oratoria tranquilla e potente. La gente dice che la mia voce funziona meglio per le presentazioni business e per le spiegazioni prodotto. Vorrei che tu sfruttassi al massimo la mia voce, quindi supporto anche molte funzionalità di styling vocale. Ok, quindi questo è anche lo styling vocale, a parte che si sente terribilmente quanto è stata alterata per dare questo tono, ma andiamo avanti. Adriana. Ciao, sono Adriana. Sono una voce italiana amichevole di Murph Voice Studio. Il mio stile è caldo e aperto. Caldo e aperto. Questa Adriana io la conosco, e sei tu, Adri. Ciao, sono Adriana. Sono una voce italiana amichevole di Murph Voice Studio. Il mio stile è caldo. Ma va bene, non c'è nessun problema. C'è Francesco. Ciao, sono Francesco, vengo dall'Italia. Il mio stile è semplice e colloquiale. Funziona molto bene per presentazioni e video esplicativi. Sono noto anche per essere tranquillo e credibile. Se stai cercando una voce... Senti che le appoggiature sono tutte quante uguali, è tutto fatto in questo modo. Oh, c'è un sacco di gente che non ha nessuna espressività, quindi caricando magari una voce di questo genere sui suoi video, anziché farlo di persona e imparare a fare comunicazione, cioè scusa, se apri un canale YouTube o un canale di comunicazione su TikTok dove ti pare, sei tu che stai facendo i contenuti, in teoria dovresti imparare a fare questa cosa perché diventa un mestiere, cioè fare il comunicatore e il creatore di contenuti dovrebbe essere un mestiere. In realtà tu stai pagando, come hai visto nel pezzo di video che ti ho fatto vedere prima, che mi ha mandato Arianna, e stai pagando una macchina che ti dà i mezzi per creare dei contenuti di cui tu non hai nessuna conoscenza, cose di cui perché facciano un numero, cioè vai a cercare i trend, poi cerchi di fare in modo che il tuo video sia visto e diventi molto virale, diciamo, semplicemente perché è in trend un determinato argomento, quindi tu passerai con quel video, ma non hai niente da dire. Questa cosa è inquietante, hai capito? E quindi queste sono le voci che al momento sono disponibili in Italia, in italiano, ma ci sono altri esempi molto più, diciamo, ecco, per esempio, food delivery, queste sono voci inglesi, quindi in teoria dovrebbero avere ancora una maggiore qualità perché comunque è molto più diffuso. Drive away your hunger pangs with Quickie. Order your favorite meal from hundreds of restaurants in your neighborhood. 2 chiusure, tutte quante uguali. Delivered at your doorstep in 15 minutes. Or your next order is free. Download the app today and get 20% off on your first order. Quickie. Questi hanno fatto una pubblicità con una voce artificiale, ma probabilmente va bene, io non sto discutendo, io non l'avrei mai scelta una cosa di questo genere per il mio promo, ma evidentemente su quel mercato funziona. Give a girl the right shoes and she can conquer the world. They bring you joy. Light up the world around you. Anche qui sono tutte immagini prese dal web, sono quelle generate molto spesso automaticamente, queste le vedi un po' dappertutto, però per fare un promo delle scarpe, come senti, l'ho fatto nello stesso identico modo e soprattutto non si è adeguato alla musica che c'era sotto, all'atmosfera che veniva creata. Dai a una donna le sue scarpe e lei camminerà per il mondo felice. Che cavolo ne so, hai capito? Cioè, questa roba qui, cioè... Se io mi dovessi sentire in una cosa di questo genere, dopo tanti anni di lavoro, di studio e di fatica, ci rimarrei, anche se so che però l'hanno pagata $5. Unwrap the rumpled golden cover to reveal a chocolatey treasure that combines silky smooth chocolate cream. Cioè, già nei demo si sente che la voce è molto alterata, però il tono, per esempio, di questa voce in particolare ha dato. Quindi probabilmente giocheranno su queste cose, cioè quali caratteristiche ha quella clone. Ha un tipo di voce che si presta a questa cosa. Non è possibile fargli fare cose differenti perché, come detto
se esageri con i tipi di pattern che gli vai a mettere, va in palla. Ecco, quindi, come dire, se vuoi farlo comunque iscriviti, scrivi a loro, oppure John magari ti contatterà e tu potrai diventare una voce artificiale che guadagna, ma evita magari di partecipare a quei casting dove dicono genericamente per allenamento voce artificiale e ti danno una cifra. Attenzione, probabilmente questi stanno raccogliendo dati e voci che poi venderanno a ogni singola azienda. La voce artificiale non è una cosa che è globale, per cui tu alleni la voce artificiale, faccio una bella cosa, anche le persone non vedenti un giorno potranno ascoltare le cose meglio di quanto... No, ogni azienda che offre questo tipo di servizi deve farsi il suo database e lo va a comprare da qualche parte. Vabbè, io te l'ho detto e adesso basta. Ciao.